Ciao a tutti, in questo tutorial volevo farvi vedere il mio metodo per fare la testa di Marshmallow, il Marshmallow Helmet. Questa idea l'avevo già pensata lo scorso anno per il Luca Comics e quest'anno ho scoperto qualche trucco in più per renderla più simile al modello originale per quanto riguarda dimensioni e aspetto estetico. L'idea è di arrivare a un risultato finale come questo, ecco qua se si vede, quindi scegliere i materiali e appunto le dimensioni giuste per arrivare a un aspetto il più possibile fedele all'originale. Posso anche indossare. Ok, guardiamo intanto i primi passaggi. Il primo step è trovare un'immagine che sia il più possibile frontale, cioè dove abbiamo Marshmallow che sta proprio di fronte a noi, di modo che possiamo calcolare le misure in modo semplice. Poi possiamo partire da una misurazione che è da spalla a spalla e troviamo all'incirca 7 cm. Dopodiché un'altra dimensione che ci interessa particolarmente è ad esempio l'altezza della testa, che è 4,8 cm. Poi ci serve la lunghezza da spalla a spalla riferita a noi, no? Quindi dobbiamo misurarci la nostra distanza da spalla a spalla e segnarcela. Quindi per me era 43 cm. Dopodiché abbiamo abbastanza dati per fare la proporzione e quindi facciamo 7 cm sta a 4,8 come 43, che è la nostra misura da spalla a spalla, sta ad x. Troveremo poi dalla x la misura dell'altezza della testa nella realtà, quindi in scala 1 a 1, ed è una prima dimensione importante che dobbiamo segnarci. Per fare la proporzione poi facciamo 4,8 per 43 diviso 7 e così troviamo la dimensione x che risulta 29 cm. Quindi sappiamo che questa altezza nella realtà è riferita alla nostra corporatura è 29 cm. Da qui poi possiamo trovare tutte le altre dimensioni. Per esempio, se vogliamo trovare dalla fine della bocca all'inizio della testa, che è 0,45, sostituiamo al posto di 4,8 0,45. Rifacciamo la stessa proporzione, cioè 0,45 per 43 diviso 7 e troviamo quanto è questa dimensione in scala reale. E questo è un altro numero da segnarci nell'elenco delle misurazioni, che è 2,76, facciamo 2,8. Comunque adesso vi metto l'immagine di tutte le dimensioni che ho trovato e vi suggerisco di seguire quelle perché poi, come vedrete anche nel risultato finale, le dimensioni saranno abbastanza fedeli all'originale, quindi dovete fare queste proporzioni se proprio sapete di essere o molto più bassi o molto più alti di Marshmallow. Per evitare una grossa mancanza di proporzioni, no, è meglio che seguite delle nuove misure in base alla vostra corporatura. Se no potete prendere come riferimento l'immagine che vi sto mostrando. Il passo successivo è riportare queste dimensioni su carta per ottenere la base su cui poi ricalcheremo la forma finale. Ritagliamo quindi un pezzo di carta alto 29 cm e lungo 100 e lasciamo uno spazio di 3 o 4 cm che ci servirà ad agganciare tra di loro gli estremi del cartoncino. Qua vediamo un esempio di due diverse proporzioni a seconda di due altezze diverse. Poi per le misure laterali è utile anche andare un po' ad occhio, vedere una foto frontale e riportare gli estremi della bocca e degli occhi sul nostro cartoncino già piegato a forma di cilindro. In questo modo possiamo avere una visuale di quello che sarà la forma finale. Anche una immagine di profilo può essere utile per avere le diagonali su cui poi posizionare gli occhi e la bocca, e quando abbiamo la forma finale possiamo anche colorarla di nero per avere un'idea migliore di quello che sarà il risultato finale. In questo caso io ho anche colorato di nero gli occhi e la bocca per avere un'idea più precisa della forma, se fosse corretta e tutto. Ve lo consiglio di colorare di nero così potete avere già un'idea di come verrà il risultato finale, semplicemente curvando il cartoncino e vedendo se l'aspetto vi convince. Adesso, dopo che abbiamo fatto questo, dobbiamo prendere un foglio da lucido e ricalcare queste forme con una matita
così poi possiamo andare a ritagliare il foglio da lucido, no? E appoggiarlo sul materiale finale. Se volete potete anche ritagliare questo, solo che poi lo rovinate, non potete magari utilizzarlo una seconda volta se è tutto ritagliato. Invece se avete questa base potete ricalcarla tutte le volte che volete, se volete farne altre o se volete fare delle vostre reinterpretazioni diverse. Successivamente ho preso un cartoncino lucido, spesso 1 millimetro, e ho ritagliato la stessa sagoma di prima, alta 29 cm e lunga 100, compresi i 3 o 4 cm utili a congiungere il cartoncino una volta fatto il cilindro. Poi l'ho ritagliato con l'uso di un taglierino e ho ricalcato sul foglio da lucido la forma che abbiamo visto in precedenza. Poi l'ho ritagliata, ho ricalcato sul materiale finale e poi ho ritagliato occhi e bocca. Dopo ho tagliato un cartoncino, in questo caso un polyplat, facendo un raggio di 15 cm, quindi un diametro di 30 cm, sul quale ho arrotolato il cartoncino ritagliato in precedenza. Poi con un'altra forma rotonda, sempre di 30 cm, ho coperto il cartoncino nero che era usato come sostegno principale. L'ho fissato con molto scotch di carta, ma anche quello da pacchi lucido, per dare una maggiore presa, e poi ho aggiunto le spugne che servono per tenere poi la testa salda, si sposti. Per gli occhi e la bocca ho usato un foglio lucido trasparente nero che si può trovare in diversi colorifici o cartolai. Quindi l'ho applicato in 2 strati sugli occhi e uno strato sulla bocca, su cui dopo ho messo anche un pezzo di cartoncino nero per evitare delle trasparenze dall'esterno. Dopo ho ritagliato un altro cerchio sempre di 30 cm e ho creato questo anello da mettere nella parte inferiore della testa per mantenere la forma cilindrica ed evitare che si deformi. E poi con un'altra striscia di cartoncino ho creato anche qua un supporto interno per evitare deformazioni sulla parte della bocca e degli occhi. Dopo aver tagliato le sagome degli occhi e della bocca, vi consiglio di levigarli leggermente utilizzando della carta vetrata, perché dopo aver ritagliato col taglierino queste forme curve è facile che ci sia qualche difetto dovuto al taglio manuale. Ok, quindi questo è il risultato finale. Io vi consiglio di scegliere un materiale non troppo spesso, perché poi quando lo andiamo a curvare, se no queste parti si rischiano di deformare. Quindi non è come in un secchio che lo ritagliate e poi la forma cilindrica rimane sempre. In questo caso, visto che questo foglio era piatto, poi quando lo rotolate si rischia di deformare in questi punti più sottili in cui avete ritagliato le forme. Quindi vi consiglio un materiale non troppo spesso. Infatti questo, non so se si vede, è proprio 1 millimetro scarso e già stava per deformarsi, quindi direi che 1 millimetro è proprio il limite che vi consiglio. Poi per gli occhi e la bocca si poteva anche utilizzare una garza di questo tipo, faccio vedere, di questo tipo, così ci si vede attraverso, magari facendone un paio di strati, 2 o 3 anche. Sì, si poteva anche utilizzare questa, però a parte che non rendeva proprio l'idea della testa come si vede nei video amatoriali, no? Potete farlo se volete maggior flusso d'aria dentro la testa, no? Magari se volete respirare meglio, perché il buco è così grande che non avrete problemi di farvi sentire o di respirare, però questo fatto di aria può essere più utile. Poi però con questo ci vedrete un po' peggio, cioè si vede attraverso, però è un po' più scomodo da portarsi un giorno intero. Invece questo fa effetto occhiali da sole, quindi anzi può anche essere utile se siete in posti assolati, perché scurisce leggermente la visuale, però vedete benissimo. Quindi ecco, tutto qua. Per l'interno consiglio sempre le spugne, che danno una bella presa salda, così potete muoverla, ruotarla e non succede niente. 4 sono il minimo, se poi volete metterne 2 strati per avere una presa anche a lato della testa, no? Qualcosa del genere. E poi per chi ha i capelli lunghi vi consiglio una retina, qualcosa per tenerli su, perché
a parte che rischiano di impigliarsi negli scotch, ma poi se escono fuori dalla testa non dà un effetto realistico, no? Sto pensando se ho dimenticato qualcosa. Ecco, il consiglio è di usare molto lo scotch di carta, così se fate qualche errore potete toglierlo facilmente. Invece nelle parti esterne, allora lì dovete usare per forza lo scotch trasparente, perché sennò si vede, è brutta, a meno che poi non volete dipingere di bianco tutta la testa, però non serve in questo caso. E quindi lo scotch lucido. Però per supportarvi meglio, prima di mettere questo, mettetene tanto di carta all'interno, così avete più comodità a mettere quello esterno. Se per caso avete ottenuto una leggera appunto deformazione in questi punti qua, un consiglio che vi posso dare che è utile è di farvi un secondo anello come questo e di posizionarlo dentro a metà della testa. In questo modo questa parte la sollevate leggermente, ci fate questo anello, quindi date la forma circolare anche a metà testa e quindi evitate delle brutte deformazioni. Ecco, penso di avervi detto tutto. Se avete delle altre domande o avete dei vostri consigli o dei metodi che avete utilizzato diversi da questo, potete scriverlo, sarò molto curioso di sentirli. E basta, spero che vi sia piaciuto questo tutorial, era il primo che facevo, vediamo un po' se non è venuto incasinato. E niente, vi saluto e alla prossima. Andiamo fuori così.